Oggi pasticciamo le apine con Oggi pasticciamo le apine con le righe ben definite. Nel video di oggi vedremo sì come realizzare delle simpatiche api, ma soprattutto come realizzare delle righe ben definite e con poco, perché via senza no, sarebbe una bugia, con poco gradino fra un cambio di colore e l'altro. Naturalmente è una tecnica un po' ibrida, con l'amigurumi il gradino ci sarebbe, adesso vi faccio vedere. Ho fatto tutte le prove, gli step. Poi farò proprio un video dove faccio vedere i vari. Farò il video per il corso di base di uncinetto dove faccio vedere sia la versione normale che la versione, insomma un po' di versioni per poter ottenere delle righe meno evidenti. Già questa è la tecnica normale di righe, una lavorazione classica, qui il gradino è molto evidente, qui è già meno evidente, però si deve tribulare tanto, non che non tribuleremo questa mattina, questa mattina tribuleremo parecchio, ma è un modo per ottenere delle righe precise, perfette no, dai, perfette non esiste, precise in una lavorazione all'uncinetto, soprattutto in un mezzo amigurumi, nel senso che qui purtroppo sospenderemo l'amigurumi nella realtà per ottenere questo effetto. Ma ecco, la pina in sé per sé è facile, è un'oliva, quindi non è che ci sia particolare difficoltà. Quello che ci interessa vedere oggi è come fare le righe così ben tracciate. Ecco qua la differenza fra le righe classiche, vedete che si vede la V del punto, e le righe che otterremo noi oggi, dove la V si vede molto molto poco. Oggi lavoro con l'acrilico, si può fare anche in cotone, ma l'acrilico rimane più leggero e più vaporoso, fa più volume. I colori per l'ape tradizionale ovviamente sono solo tre: giallo, nero e il bianco delle ali, però come avete visto si può anche divertirsi con colori differenti. Cominciamo con il giallo e la tecnica è la classica, l'abbiamo già vista alla nausea nei lavori in tondo. Naturalmente, come sempre, un uncinetto un po' più piccolo di quello indicato, questo è da un 4, io userò un 3,5, 3,5, ma il 3,5 va bene, e niente, cominciamo a lavorare. Solo una precisazione: queste due api non sono uguali, che non sono uguali si vede, non sono uguali perché noi faremo questa: muso giallo, riga nera, riga gialla, riga nera, riga gialla, fine. E sarà un incremento, una diminuzione semplice. Qui avevo bisogno di inserire un colore in più, quindi ho dovuto imbrogliare e un giro di aumenti è finito sfalsato, perché ecco, l'unica cosa che con questo sistema di righe non si può fare è inserire gli aumenti, o meglio, non si possono inserire in una delle due righe. Vanno inseriti non nella prima ma nella seconda. Faremo questa soluzione anche per non andare a complicarci troppo la vita. Vedrete che poi, una volta che avrete capito il meccanismo e l'avrete provato un po' di volte e l'avrete fatto vostro, vi verrà logico senza dover diventare matti. Oggi sarebbe un inutile stress, visto che già faremo fatica a fare queste righe, lasciamo stare quella storia. Il musino lo facciamo giallo, anche perché ci permetterà di far risaltare molto bene gli occhi e di renderlo tenero. Anello magico e 6 punti bassi intorno allo stesso. Arrivata al 6 metto il mio solito marcapunti, che può essere una spirale, può essere la mollettina, quello è indifferente, e chiudo ben stretto il mio anello magico. I filati non sono tutti uguali, al di là ovviamente fra una marca e l'altra, anche all'interno della stessa marca può capitare un bagno dove il filato è più consistente e un bagno dove il filato è più sottile, più morbido, ovviamente rendono in modo diverso. L'avete appena visto nelle due apine che vi ho mostrato. A tutti gli effetti queste due apine hanno la stessa quantità di punti, questa ha dei giri in più, 2 in più, ok, e quindi è più lunga, però è molto più magra. Perché soprattutto il filato dell'avvio era più morbido, più sottile, si è lasciato schiacciare di più e quindi ha tenuto meno, questo è rimasto più voluminoso, questo ha tenuto meno il volume. E niente, sono uguali, si fanno uguali, non succede niente, però due filati della stessa famiglia possono avere rese molto diverse. Questo consideratelo sempre nei vostri progetti. Ora, in ogni punto della base, un aumento. Scusatemi, vado spedita, ma questa lavorazione l'abbiamo già vista tante volte. Ormai credo che anche nel corso dell'uncinetto ci sia già la lezione dell'anello magico e dell'avvio della lavorazione in tondo. Le do un po' per scontato queste informazioni, ok?
Nei prossimi 2 giri faremo come al solito, dobbiamo ottenere un cerchio piatto, un punto basso, un aumento, e nel giro successivo 2 punti bassi e un aumento. Poi la solfa cambia, quindi ci rivediamo lì. Nei prossimi, voi adesso fate il primo giro ripetuto, un punto basso e un aumento, nel giro successivo 2 punti bassi e un aumento. Scusatemi, mi stavo confondendo, dobbiamo ancora fare un ulteriore giro di aumenti, quindi 3 punti bassi e un aumento. Prima vi ho fatto vedere le due api estremamente diverse, ok? Ed è vero, sono estremamente diverse per questione del filato, ma anche perché in questo caso ho fatto il terzo giro di aumenti in questa riga e quindi questo ha portato il musino ad allungarsi molto, mentre invece in quello che faremo adesso il musino rimarrà più tondeggiante. Però appunto, visto che dobbiamo già concentrarci su come fare le righe, mettere anche un aumento, un giro sfalsato mi sembra un'inutile fatica. Quindi l'ape che faremo oggi verrà più simile a questa, prima di tutto perché il filo che sto usando oggi è più voluminoso, quindi sarà comunque più spessina, ma poi perché faremo tutti gli aumenti all'interno della faccina. Quindi adesso ultimo giro di aumenti, 3 punti e un aumento, e poi cominciamo la lavorazione delle righe. Sono all'ultimo punto del giro dell'ultimo giro di aumenti. Ho fatto il primo dei 2 che dovrei fare e qua mi fermo perché per fare le righe che faremo oggi non si può lavorare in tondo, devo chiudere il mio lavoro. Allora cosa faccio? Lo chiudo con il punto invisibile, perché se faccio tutto questo lavoro e poi si vede la chiusura, tanto vale. Passo il filo sotto al punto successivo, che rimarrà appunto a tutti gli effetti. Questo lavoro che sto facendo sostituisce un punto. Pesco il filo passando sotto, non mette a fuoco, il giallo non era un bel colore, passo sotto i 2 fili che ho appena infilato sotto il punto successivo, pesco il filo, lo porto a dritto e lo tengo sull'uncinetto, ok? Riprendo l'asolina che ho fatto prima, che ho fatto passare dietro, non tenetela troppo tirata, la carico sull'uncinetto e chiudo il punto. Questo è il primo punto del nuovo giro. Ma attenzione, il punto sotto cui sono passata è un punto a tutti gli effetti, ok? In realtà questo è come si chiude, ma noi non lo possiamo ancora chiudere. Perché dobbiamo tornare a questa condizione? Quindi con i 2 fili caricati sull'uncinetto e il filo pronto per chiudere. Questo giro, questa è la parte rognosa di questo lavoro, faremo la parte di caricamento con un colore e la parte di chiusura con il colore successivo. Quindi con il nero, che adesso ci aiuta perché è un bel colore evidente, dopo quando dovremo vedere solo sul nero sarà da ridere. Allora, abbiamo caricato il giallo, chiudiamo con il nero e qui comincia il divertente, perché adesso dovremo tenere sul dito entrambi i fili. Attenzione, vi ricordate questo puntino qua che sembra già lavorato, in realtà è da lavorare. Cosa faccio? Prima carico il giallo e poi chiudo con il nero. Il nero dovrà fare solo la catenella superiore, che sarà quella che quando poi andremo ad agganciarci in questo punto ci permetterà di non vedere le V del punto che sconfinano nell'altro colore. Ragazze, si può fare con la riga, con gli stacchi, si può fare, non è che siete obbligate a fare questa cosa, è un'evoluzione per chi è già bravina che vuole provare una tecnica un po' più sofisticata per fare un lavoro che risulti un po' più pulito. Allora, adesso stiamo lavorando senza più aumenti, è per quello che ho voluto chiudere gli aumenti prima, perché adesso c'è già altro a cui pensare. Ora dobbiamo fare tutto il giro e non abbiamo più bisogno del marcapunti perché lo vediamo qual è il punto su cui ci dovremo chiudere. Questo sarà il punto della chiusura. Dobbiamo fare tutto il giro così, passiamo sotto al punto, peschiamo il giallo per fare il corpo del punto. Qui bisogna fare un po' attenzione alla tensione, il nero non deve essere troppo teso, se no tira. Il nero per chiudere. È un gesto che all'inizio ovviamente non risulterà familiare, dovete prenderci un po' la mano. Entro nel punto successivo, pesco. Ho provato a fare gli aumenti sul giro con 2 colori, non funzionano, o almeno o sbaglio qualcosa io, può essere, perché non è che sono un gatto di questa tecnica, ma riesco a farli solo nel secondo giro. Però ribadisco, mi sembra che abbiamo già abbastanza di cui preoccuparci oggi, quindi gli aumenti nel secondo giro li teniamo per un altro giorno. Quando vedete che un punto
vi scappa un po', non è facile tenere la tensione solo col dito su cui caricate il filo, aiutatevi pure con l'altro. Adesso dobbiamo fare tutto il giro con questo sistema. Finito il giro dobbiamo di nuovo chiudere. Ecco, adesso purtroppo il punto in nero si vede molto poco. Facciamo di nuovo la chiusura invisibile, quindi passo sotto al primo punto, che rimane a tutti gli effetti un punto da lavorare, ricordatevelo, non è un punto già lavorato quello lì. Tiro dietro l'anellino del mio ultimo punto, passo sotto il trattino che ho appena creato, pesco il filo, lo tiro al dritto, ricarico l'asolina che mi sono portata dietro. Ricordatevi che questo punto è ancora da lavorare, segnatevelo perché lì ci si mangia un punto tutte le volte. Adesso dobbiamo fare un giro tutto di nero, perché dovremo fare una riga da 2 giri di nero. Mezzo l'abbiamo fatto, uno va intero e poi la prossima riga sarà di nuovo mezza. Chiudo quindi con il nero e adesso per ogni punto di base lavorerò un punto tutto nero, questo giro è rilassante. Ricordatevi di fare attenzione a questo primo punto e poi un punto per ogni punto. Mi fermo subito perché in questo momento possiamo fare un sacco di cose e visto che in questo momento non dobbiamo pensare a altre, è il momento giusto per raccontarvele. Prima di tutto il filo giallo, allora, in queste lavorazioni, soprattutto quello arcobaleno dove ho cambiato colore a ogni riga, ogni volta tagliavo il filo, quindi potevo annodare l'inizio e la fine dei 2 fili insieme. In questo caso no, io il giallo me lo dovrò portare fino alla fine. Questo filo è meglio affrancarlo adesso finché c'è poco materiale. Quindi con un aghetto si fa un bel nodino potenzialmente invisibile e si ripassa il filo nella parte nera della riga che sto facendo. Potete anche farlo fra un altro quando avremo finito la riga del nero e cominceremo di nuovo la riga del giallo, è che adesso è bello aperto ed è facile andare a lavorare qua dietro. Potete anche non passarlo proprio perché tutto sommato questo filo resta dentro e non lo vedrà mai più nessuno. La cosa, vedete cosa succede? Fa questo lavoro qua quando si fa questa lavorazione, ma non succede niente, al dritto non si vedrà. Adesso possiamo mettere gli occhi perché è comodo posizionarli ed è comodo ricamare il musino, ok? L'anello magico va tirato bene in modo che il foro scompaia davvero. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare che qua comunque un accenno di riga si vedrà, quindi questa sarà comunque la parte sotto. Ora andiamo a mettere gli occhietti. Io userò degli occhietti di sicurezza da 6 mm. Li abbiamo già visti nel video delle ciliegie. Potete usare le perline, potete usare i bottoni, potete ricamarli, gli occhietti, non c'è problema. Io uso questi perché trovo che siano molto comodi. Quindi, come vi dicevo, posizionate in basso l'ultimo punto, il punto di chiusura del giro, in modo da avere la pina che sicuramente avrà la parte meno pulita sul pancino, quindi quella meno a vista. Cosa dovete fare? Dovete contare il terzo giro. Aspettate che metto a fuoco. 1, 2, 3. Fra il terzo e il quarto giro andranno posizionati gli occhietti. Gli occhietti secondo me sono teneri quando vengono posizionati piuttosto distanti, ok? 1 e 2. Il bello di questo momento è che potete tranquillamente spostarli. Ad esempio, io li vorrei più allineati fra loro, quindi 1 e 2. Così quando poi andremo a tracciare la bocca risulterà quasi in mezzo, giusto per farvi capire. Ok, adesso andiamo a fissarli. Qua riesco a farvelo vedere bene. Nelle ciliegie era già avanti il lavoro perché andavano posizionate in un punto meno comodo, si vedeva poco. Gli occhietti di sicurezza hanno questi blocchi che si possono mettere anche girati così, ma in questo caso questo cerchietto è più grande dell'occhio e finirebbe per deformare il lavoro, quindi lo affranco in questo modo. Questi sono molto sicuri se state facendo un oggetto per un bambino o ricamato o con gli occhi di sicurezza. Non cucite cose perché quelle diventano fonte di grande interesse e quindi il lavorio continuo potrebbe rompere il filo e quindi i bambini potrebbero mangiarsi un occhietto, cosa pericolosissima. Ora, prima di andare avanti, ricamiamo anche la boccuccia. Io, come l'altra volta, uso un cotone da uncinetto, è all'incirca un titolo 5, una gugliata, l'ago da lana e facciamo la nostra V per la bocca sorridente. In questo caso sviluppo la bocca sull'anello magico, quindi nella parte bassa del cerchio dell'anello magico faccio uscire la punta della V e poi vado a infilarmi. Potete o infilarvi nel foro oppure nel filo
del punto, che così siete sicure che dove decidete che deve stare, sta. 1, di nuovo nello stesso punto di prima, 2, ho preso un'agugliata veramente corta, ma perché qui c'è da fare veramente poco. Deve essere un filo abbastanza spesso da rendere la nostra boccuccia evidente, ma non troppo spessa. Piuttosto che 2 fili, io preferisco uno spesso, perché poi capita con il filo doppio che si apra e non rende bene, ma è una l'infisima mia, Potete, se avete il filo molto fine, potete metterlo doppio e va bene. Opla! Ed ecco qua la faccina della nostra ape sorridente e simpatica. Ultimo dettaglio da ricamare, le guanciotte. Cominciate sotto un occhio, io sto proprio il punto sotto e faccio 2 o 3 passaggi. Di nuovo, o andate un po' in diagonale e prendete il punto qua sopra, o vi infilate fra i fili del punto precedente. Occhio a tenere al rovescio un filo. Ci vorranno 2 o 3 passaggi per ottenere una guancetta un po' evidente, ok? Si può anche mettere il filo dove desiderate voi, cioè non lasciate che sia proprio che fa quello che c'ha voglia lui, lo fate finire dove dite voi. Un nodino e vi spostate sull'altro lato e rifate la stessa cosa. Ora possiamo tornare alla nostra riga tutta di nero. Tutta quanta, arriviamo qua e di nuovo faremo la chiusura bella pulita come abbiamo fatto finora. Cercherò di farvela vedere, ma sul nero francamente sarà improbabile. Ho aggiunto una luce nella speranza che aiuti, ma mi sa che no. Però questo giro è importante vederlo. Allora, adesso dobbiamo fare la chiusura invisibile che abbiamo fatto prima, quindi entro sotto il punto, vi posso garantire che faccio fatica a vederlo anch'io. Sotto al primo punto, ricordatevi questo è il punto che andrà comunque lavorato, tiro leggermente l'asolina e la faccio passare sul rovescio, ok? Passo sotto ai 2 fili che ho appena passato. Carico ancora il mio filo nero perché questo è un giro a mezzo, ma la parte bassa dovrà essere nera. Ricarico l'asolina e la parte del nero l'ho caricata. Adesso cosa faccio? Vado a riprendere il mio filo giallo e il punto lo chiudo con il giallo. Ricordatevi che il punto sotto cui siamo appena passati, carico tutti e 2 i fili sul dito, il punto sotto cui siamo appena passati, che in questo momento per voi è del tutto invisibile, ne sono consapevole, è da lavorare, quindi sotto al primo punto carico il nero e chiudo col giallo. E via, tutto il giro così, ahimè, è la parte più antipatica, ma alla fine di questo giro potremo già cominciare ad apprezzare la riga definita che viene fuori con questa lavorazione. Siamo di nuovo alla chiusura, questa volta col giallo si vede meglio, non è che il nero si veda così male quando la lavorate, è la videocamera che non ce la fa. Certo che ad esempio lavorare col nero la sera invece è faticoso uguale. Dal dritto verso il rovescio portate l'asola dell'ultimo punto sotto al primo punto, deve esserci abbastanza filo da poterla ripescare dopo. Passate sotto il trattino appena creato, poi nel corso troverete la lezione solo di questo punto, ok? Col filo bello grande per vederla bene. Non so se c'è già o se arriverà perché purtroppo le 2 cose non vanno in sincrono, ma a un certo punto ci sarà. Ho caricato il nuovo pezzo di punto, il vecchio pezzo del punto. Il prossimo giro sarà un giro tutto di giallo, quindi chiudo col giallo. Adesso ci godiamo un giro di relax. Il lavoro è questo, non starò più a darvi le istruzioni così passo passo, ok? Adesso cosa dobbiamo fare? Un giro tutto di giallo, il giro successivo mezzo giallo, mezzo nero, faremo una seconda riga di nero e poi chiuderemo col giallo. Lavorerò con voi, però le istruzioni sono queste, ok? Andiamo. Siamo finalmente arrivati all'ultimo punto della seconda riga di nero e adesso dovrei tornare a lavorare, dovrei chiudere, eccetera. Invece torneremo a lavorare a spirale perché adesso lavoreremo solo col giallo. Quindi entro in quello che era il primo punto, lo carico normalmente perché adesso andrò avanti sul giallo a fare il punto con la lavorazione in tondo, non chiudo e non apro più i giri. Il nero lo taglio e lo affranco all'interno. Questo era l'ultimo punto del giro precedente. Allora,
approfittiamo 2 secondi di osservazione. Nella pinna dell'esempio ho tutte le possibili, ho fatto 200 prove. Questa è un'ape lavorata in tondo dove a fine, questo era l'ultimo punto, a fine giro ho cambiato il colore. L'unica malizia in questa lavorazione è che la chiusura, l'ultima pescata di filo di questo punto va fatta già col nuovo, così che non si veda stacco. Però vedete che il punto va in diagonale, che si vede il gradino e che si vedono le V che affondano nel giro precedente. Questo è uno step intermedio. Ho fatto il punto tradizionale, quindi si vedono le V, ma ho cominciato a lavorare chiudendo e aprendo il giro, quindi perlomeno non va più in diagonale così tanto e non c'è più tanto il gradino. Questo è quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo smesso di lavorare in tondo e abbiamo, lo vedete il punto che si vede, quello dove è lavorato metà e metà, però la riga è netta, non avete quell'effetto V che va nella riga precedente. Ed ecco lo stesso effetto nel nostro giallo e nero. Diciamo anche che è una tecnica che ha bisogno di bisogna prenderci confidenza, più se ne fa e meglio viene. Qui abbiamo l'aggravante appunto che stiamo lavorando in tondo, come però l'amigurumi è il classico. Se voi state facendo una borsetta, un astuccio dove quindi già aprite e chiudete il punto, non avreste l'incomodo di dover lavorare in 2 modi diversi. In questo giro andremo a inserire le diminuzioni, perché adesso dobbiamo chiudere il lavoro. Abbiamo fatto come ultimo giro 3 punti e un aumento, qui faremo 3 punti e una diminuzione. Il primo l'ho già fatto. Io tutte le volte in questa lavorazione qualche punto me lo mangio, quindi questo è il giro dove pareggiare i conti. Se arrivate in fondo che non avete abbastanza punti per fare 3 punti e una diminuzione, pace, non fate la diminuzione, ok? Se no, se volete li contate, però è sciocco buttare su punti adesso per poi toglierli. Quindi semplicemente andate via via a compensare eventuali errori. Avrei dovuto chiudere ancora il giro e ripartire a lavorare in tondo da questo col senno di poi, perché un po' di gradino qua l'ha fatto. Adesso invece pace, è andata così. I prossimi giri 2 punti bassi e una diminuzione, il successivo 1 punto basso e una diminuzione e ci fermiamo che a quel punto va imbottito. Cominciamo a imbottirla, mi raccomando vatta sintetica e non cotone, perché il cotone in un attimo poi risente dell'umidità e fa i grumi. Un sacco di ovatta sintetica perché deve essere bella cicciottina, ma fermatevi non proprio quando non c'è più spazio, perché almeno potrete chiudere l'ultimo giro. Adesso il prossimo giro saranno 6 diminuzioni e dopo tanto un minimo di foro rimane e si finisce ad imbottirla dopo, così che non si faccia fatica. Occhio perché le barrette degli occhietti rischiano di seguire l'imbottitura e quindi poi rischiate di trovarvi con un'espressione strana perché storta fisicamente. L'imbottitura porta il bastoncino a stortarsi e quindi di conseguenza l'occhietto e il musino della nostra ape. L'imbottitura va messa a posto, dovete distribuirla in modo che non faccia troppe gobbe. Niente, ci vediamo adesso imbottite, ultimo giro di 6 diminuzioni e poi vediamo come chiudere. No, più che altro vediamo la luce. A questo punto basta solo riprendere i punti dell'ultimo giro e tirare. Allora, si può fare un giro di punti bassi, però a me poi viene sempre un po' a punta la chiusura. Invece ho trovato che così, è vero che così tira tanto l'ultimo giro di punti e crea dei buchini, però viene più piatta la chiusura. Nodino e si passa il filo direttamente all'interno della pina. Dai, che si vede la luce. Dobbiamo fare le alucce, ma quelle sono facili. Io tendenzialmente non metto neanche il marcapunti. Sull'anello magico facciamo i 6 punti, un giro di 6 aumenti e un giro di un punto più un aumento. Fine, la luce è già bella che finita. Quindi appunto di solito tengo il conto, non sto neanche a mettere il marcapunto, è più un lavoro metterlo o toglierlo. Quindi 6 punti bassi, nel giro successivo 6 aumenti, e nel successivo ancora un punto più un aumento e si chiude il lavoro. Per far prima, se volete, tanto che fate il secondo giro, quello degli aumenti, tenete il filo dell'avvio ben tirato insieme al punto, così che lo nascondete e non dovete ripassarlo dopo. Si può ripassare dopo, però io sono un po' pigra, allora delle volte mi piace arrivare che ho già parte del lavoro fatto, non devo ripassare i fili, è la parte che mi dà più noia. Se lo tenete all'interno dei punti che andate a fare per un pezzetto del lavoro, avete già una parte del lavoro fatto. Ecco, qui non dovete perdere conto adesso.
1, 2, 3 aumenti, un punto più un aumento. Arrivati in fondo ne fate 2 e adesso le chiudiamo. Io lavoro con la luccia rifinita, non mi piace il gradino che si crea del punto non chiuso, quindi per chiudere il punto, che però non andrò a tagliare, cosa faccio? L'abbiamo già visto, salto il primo punto, il punto successivo, passo sotto a quello dopo ancora e torno nella goccia del punto da cui sono uscita. Torno a rovescio, prendo anche questa parte sotto del punto, vedete che così va a scomparire la chiusura, e in questo trattino in cui ho fatto che passare faccio il nodino. Ribadisco, il filo non lo taglio perché adesso mi servirà per cucire la luccia alla pina, ma intanto il bordo è bello definito. A questo punto siamo alla parte che io più temo dell'amigurumi, cucire i pezzi. Allora dobbiamo calcolare il centro fra i nostri occhietti, trascinare questa riga immaginaria sulla, in questo caso la riga nera. Io marco col marcapunti la riga che dovrebbe essere il centro fra i due occhi. Se anche c'è un minimo di discrepanza fa niente, però per non andare proprio storti. A questo punto cosa faccio? Devo cucire la luce una da una parte, una dall'altra. Ribadisco, è la parte che mi mette più ansia, perché poi non sono mai dritte le mie parti cucite. Allora, io ho il mio marcapunti che delinea il centro delle due alucce. Questo era il punto dove è uscito il filo, quindi lo farò coincidere. Prima di tutto con la riga nera, cucirò praticamente un punto per un punto, mantenendo la riga nera al centro. Andrò a prendere il punto prima e il punto dopo nel giallo, ma la luce risulterà in buona sostanza, adesso posso toglierlo, il marcapunti, risulterà in buona sostanza a cavallo della riga nera. Non è che serva una gran cucitura, però andare dritte non è così facile come potrebbe sembrare. Arrivo fino ad agganciarmi al punto giallo e a questo punto sul rovescio della luccia faccio il nodino e affranco il filo passandolo all'interno dell'ape. Prima di tagliare controllo che sia effettivamente dritta e non so come risulta in camera, ma dal vero per fortuna lo è. Un sacco di volte, di sfora, segnatevi. Di nuovo, prima di tagliare attacchiamo anche l'altra, che a correggere finché il filo c'è si può. Se tagliate il filo dopo rischiate che non avete più materia per rifare la cucitura. Adesso non ho più il marcapunti, ma ho la luccia sorella di riferimento, piuttosto lasciate appena un po' di spazio fra uno e l'altro, partite cucendo il primo punto sul giallo e vi spostate fino ad arrivare dall'altra parte sempre sul giallo. Abbiate cura di prendere un po' della base, non proprio solo mezzo filo, che sennò rischiate di strappar via tutto, anche perché dipende molto da che cosa sarà l'oggetto che state realizzando. Se è un peluscino che sta su una scrivania, può essere molto molto delicato. Scusate, sono finita fuori camera. Se invece è un portachiavi, deve essere cucito ben saldo, perché è la terza volta che lo tirate fuori dalla borsa, se no il rischio è che dei pezzi si staccano. A questo punto di nuovo nodino sul retro e filo passato. Se il lavoro funziona e la vostra, ad esempio quest'ultimo punto sono andata storta, quando avrete le alucce belle dritte ed equilibrate, si possono tagliare anche i fili passati all'interno dell'ape. La nostra pina è a tutti gli effetti completa. A questo punto bisogna decidere, avrei voluto metterci una puntina per fare il pungiglione, ma dopo diventava un guaio. A questo punto bisogna decidere cosa diventa. Se è un portachiavi, ovviamente dobbiamo aggiungere il portachiavi. Questa riflessione va fatta anche sulla misura. Come portachiavi questo è già quasi grande, ok? Si poteva fermarsi anche un giro prima di aumenti, ma dopo viene troppo allungata se fate troppi pochi aumenti. È tutto un equilibrio. Se la volete fare più piccola, dopo magari le righe vanno fatte solo di una riga, il colore, lo stacco di colore. E soprattutto con le righe così complicate, fare righe di un colore, insomma, via, diventa un po' stressante. Se volete invece potete farla più grande, in quel caso o usate un filato molto più grosso, una bella ciniglia sarebbe fantastica, oppure semplicemente andate avanti ad aumentare, lavorate di più, il lavoro è più lento ma viene più grande.
Questa per me come portachiavi è la misura massima, cicciottosa, tenera, però di più sarebbe esagerata. Adesso andiamo a mettere il portachiavi. In commercio esistono anche già pronti, io preferisco farmeli. Serve ovviamente l'anello portachiavi, serve un pezzo di catena un po' robusta, quindi piuttosto che quelle da bigiotteria meglio quella da ferramenta. Ne toglieremo ovviamente solo una parte. E poi un anellino, di nuovo bello forte, non deve essere una cosa che si apre troppo facilmente. Purtroppo la parte dell'anellino è il punto debole, nel senso che se, vedete che adesso non è tanto chiuso, se lo lasciate così rischiate che il filo scappi fuori, ma poi vedremo come chiuderlo bene. Cominciamo con la catenella. Ovviamente servono le pinze che usiamo di solito col fil di ferro. Io conto 4 anelli perché so che in questo lavoro mi va già bene. Come si aprono gli anelli per non deformarli? Non vanno allargati, vanno fatti ruotare come se avessero un perno contrapposto al punto del taglio, così, non so se si apprezza, vedete? In questo modo quando andrò a richiuderlo si richiuderà senza difetti. Adesso stacco la parte in più, metto al suo posto l'anello e richiudo facendo il movimento alla rovescia. È come davvero se ci fosse un cardine che ruota e l'anello torna perfettamente al suo posto senza essersi deformato. Ora devo fare la stessa cosa con l'anellino. Nel frattempo cercherò magari di chiudere un po', di andare a chiudere la fessura in modo da compensare quel divario che c'era e che non vorrò quando andrò a richiuderlo sull'ape. Adesso cosa bisogna fare? Nel centro delle alucce, non è facilissimo questa parte, piuttosto vi aiutate con le pinze, l'anello in buona sostanza va infilato sotto al filo per 2 o 3 punti, perché sennò strappa via, e va fatto uscire oltre. Non è una cosa dove aver troppo riguardo, ma non siate nemmeno troppo rudi. Adesso l'anello è agganciato. Prima di poterlo chiudere, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ovviamente passarci l'ultimo anello della catena del portachiavi. E qui comincia a essere affollata la situazione. Lo si riprende con le pinze, con l'altra pinza, e lo si richiude sempre facendolo ruotare, ma cercando di avvicinare il più possibile le due parti dell'anello, così che rimanga la fessura più contenuta possibile. Piuttosto lo fate 2 o 3 volte andando ad avvicinare, ma meno c'è quel gap e meno ci sono possibilità che si sfili il nostro portachiavi. Io e il mio piccolo sciame di apine colorate vi salutiamo, speriamo che il video come al solito vi sia piaciuto e vi abbia appassionato. Se sì, un like, un commento e condividete il video con amiche che potrebbero voler realizzare questo lavoro. Nel frattempo aspetto di vedere le foto delle vostre. Ciao, al prossimo video!